Ciao a tutti, benvenuti su Minty Taro. Oggi con questo video interattivo vediamo le energie per il mese di marzo 2023. Come sempre abbiamo tre varianti fra cui scegliere e come ultimamente avviene spesso abbiamo anche Mirra che ci aiuta nella lettura dei tarocchi e degli oracoli. Per chi non mi conosce, sono Ales di Minty Taro, sono una cartomante slash tarologa, sono anche una coach specializzata in sviluppo intuitivo, nel senso che aiuto le persone a potenziare e riconoscere i messaggi intuitivi per utilizzarli come una guida interiore nella loro quotidianità. Per quanto riguarda il video di oggi, le varianti sono appunto tre, tra cui scegliere. Come sempre vi consiglio di stoppare il video e scegliere con calma, seguendo la vostra intuizione, la variante che vi comunica di più. Dopodiché potete scorrere il video al capitolo che la descrive. La prima è questa con l'ametista viola. La seconda è questa con il quarzo ialino o di rocca e la terza è quella con la fluorite verde. Decidete seguendo sempre la vostra intuizione e noi ci vediamo dopo. Ciao! Ed eccoci alla prima variante, quella con l'ametista viola, e vediamo subito le energie generali del mese con le carte del karma. E abbiamo il possente guerriero dell'acqua, che è la carta numero 5 del seme dell'acqua e quindi c'è una specie di collisione perché appunto il 5 è legato a Marte in questo mazzo e quindi viene un po' l'energia del fuoco stemperata e resa inefficace nell'elemento acqua, che vuol dire appunto che può essere un periodo, questo di marzo, per chi ha scelto questa stesa, di sentirsi, come dire, un po' inadeguato, nel senso che probabilmente avrete degli obiettivi che non verranno raggiunti appieno o come volevate, e quindi ci sarà un generale senso di disappunto e forse anche delusione. Adesso però vediamo i dettagli con i tarocchi. Dunque, la prima parte di marzo inizia con il 9 di bastoni, il paggio di denari o pentacoli, l'imperatore. La seconda parte centrale, diciamo, del mese inizia con il 5 di coppe, l'8 di spade e l'asso di coppe. E il mese finisce con la carta della morte, 5 di bastoni e il paggio di bastoni. Adesso vediamo anche la carta centrale, diciamo quella che fa un po' da riassunto, ed abbiamo il 10 di coppe. Dunque, effettivamente un senso di disappunto, delusione, è soprattutto legato però alla parte centrale del mese di marzo, con questo 5 di coppe insieme all'8 di spade. Si nota una mancanza, una delusione, un qualcosa che non si è raggiunto con il 5 di coppe e che come conseguenza ci rende imbrigliati, abbiamo come un senso di sconfitta e di soprattutto di come sentirsi in gabbia, no?
che è ben espresso da questa carta, con questa ragazza chiusa in un recinto di spade, cioè come se non riuscissimo a uscire da una situazione di stallo, nonostante appunto lo vorremmo fortemente, come indica appunto l'asso di coppe. Però andiamo un attimo con ordine. Innanzitutto vediamo che c'è un nuovo, state passando una fase nuova all'inizio del mese con il paggio di denari. Vi trovate in un percorso che avete iniziato da poco, dove tutto è nuovo e su cui voi state investendo anche materialmente, appunto con il paggio di denari e sentite fortemente l'esigenza all'inizio appunto del mese di marzo di creare delle basi molto stabili in questo nuovo percorso, appunto perché molto probabilmente è una situazione nuova per voi e quindi basi solide non ne avete e appunto il vostro maggiore focus è quello appunto di invece creare delle basi stabili. Per questo viene mostrata la carta dell'imperatore, che è appunto una energia di stabilità, di delineare dei confini ben precisi, di creare delle fondamenta solide. E questo diciamo è il vostro desiderio maggiore all'inizio del mese di marzo. Vi sentite ehm, per un certo verso anche un po' sulla difensiva, appunto perché siete in una situazione nuova, vi sentite magari un po' affaticati anche mentalmente perché comunque implica delle prove, delle sfide e queste appunto sono mostrate dal 9 di bastoni, che è una carta appunto di autodifesa per un certo verso, è come se questo percorso nuovo appunto vi metta un attimo sul chi va là e appunto vedo proprio in generale una esigenza di stabilità, di creare delle basi solide in un percorso che avete appena iniziato. Purtroppo appunto ci sono degli obiettivi che non riuscite a raggiungere a metà mese col 5 di coppe e l'8 di spade. Ehm, e questi obiettivi mancati vi rendono emotivamente molto molto insicuri per un certo verso. Però questo asso di coppe lo trovo un po' come la mano, proprio come un aiuto che vi arriva, cioè comunque anche se dei vostri obiettivi a metà mese non vengono raggiunti, è come se trovaste comunque la possibilità di uscire da questa trappola un po' mentale, no? Da questi pensieri limitanti, da questo senso di sconfitta, grazie a una forza emotiva molto importante. Cosa vuol dire in termini più pratici? L'asso di coppe indica comunque un incontro, un avvio di un qualcosa di una relazione di aiuto, che è benefica per voi. Quindi in termini più generali, senza stare a guardare ancora nello specifico a livello sentimentale o lavorativo, però sicuramente c'è un supporto su cui voi potete appunto fare affidamento in un periodo che sarà quello di metà marzo un po' difficile, un po' frustrante, ecco, mettiamola così. Tanto è vero che questo concetto viene ripetuto anche dalla carta del possente guerriero dell'acqua accanto al 10 di coppe. Il 10 di coppe è comunque la carta di una comunità di supporto, fondamentalmente di un equilibrio all'interno di un gruppo che può essere la famiglia, che può essere un gruppo di amici, che può essere
un gruppo di lavoro, dei colleghi, eccetera. Comunque, direi proprio che questo senso di sconfitta riuscirete a superarlo grazie appunto comunque a eh, un aiuto emotivo anche dalle persone che vi stanno accanto. Proprio la vedo come una offerta, comunque un aiuto, una spalla di supporto. A fine mese vedo che appunto comunque questo senso di sconfitta, questo fallimento verrà superato, darete un taglio a questo tipo di delusione, continuerete a andare avanti con maggior entusiasmo, maggiore energia in questo percorso. Vedo tante attività con il 5 di bastoni, tanta energia in gioco, tante progetti, tante attività che affronterete con curiosità, con entusiasmo, con un senso di avventura, ecco, come indica il paggio ehm, di bastoni. La carta della morte indica appunto questo lasciarsi alle spalle, questo senso di delusione e di sconfitta per continuare ulteriormente nel cammino che vi siete prefissati. Quindi io vedo come diciamo un inizio, un nuovo percorso, un voler avere tutto sotto controllo con con la carta dell'imperatore, invece non vi rendete un po' conto a metà mese che tutto sotto controllo non lo avete, che ci possono essere delle sconfitte in questo percorso che avete preso, però con l'aiuto anche emotivo delle persone che vi stanno accanto, riuscite a superare questa fase, diciamo, di disappunto, di delusione e continuerete questa strada con nuovo entusiasmo. Vedo appunto ci sono ben due paggi, ci sono ben due cinque, c'è la morte che indica comunque trasformazione, c'è un asso. È un periodo, questo di marzo, per voi di nuovi inizi, di freschezza, di nuovi percorsi che vi costringono un po' a fare a mettervi in gioco, a travolgere un po' la vostra vita quotidiana, il vostro tran tran, a mettere sotto in questione, diciamo, parametri mentali e anche più concreti, insomma, di mettervi in gioco e quindi rivoluzionare un po' la vostra vita. È un periodo comunque di nuovi inizi, di trasformazione, di cambiamento, perché il 5 è comunque un'energia di cambiamento anche, come dire, un po' irruento perché deve mettere sottosopra tutte le strutture che uno già si è creato e che sono rappresentate dal numero 4, ovvero esotericamente parlando dall'imperatore, no? In numerologia il 5 è quello che butta giù un po' tutte le coordinate che uno ha costruito e che sono rappresentate dal numero 4 e col 5 invece viene buttato un po' tutto all'aria, ecco. E voi avete, avete 2 5, quindi insomma è sicuramente un mese interessante, ed è molto è pieno di novità, di nuovi appunto inizi, quindi tutte le possibili sfide che un nuovo inizio può comportare. Eh, Abbiate fiducia nelle vostre possibilità secondo le carte perché appunto ne avete avete possibilità, avete qualità, dovete semplicemente andare oltre sensi quei famose sfide, magari anche passi indietro che uno deve fare durante questi nuovi percorsi.
Questo dal punto di vista generale. Dal punto di vista lavorativo, c'è un nuovo progetto con il paggio di denari all'inizio del mese che vi lascia un po' così, no? Mm, un po' titubanti con il 9 di bastoni. È un progetto che probabilmente vi è offerto anche da un vostro superiore, che può essere rappresentato appunto ehm, dall'imperatore, che però appunto vi dà parecchi problemi, appunto, c'è qualcosa che che vi perdete per strada con il 5 di coppe. Cioè, in generale ho l'impressione che in ambito soprattutto lavorativo, di progetti, di lavoro sia dipendente che autonomo, il 5 di coppe insieme all'8 di spade dà proprio l'idea che voi non vi sentite adeguati per il nuovo compito, per il nuovo percorso, avete molti pensieri limitanti, però vedo che riuscite alla fine del mese ad andare oltre questo tipo di blocco che è più mentale che è più mentale che reale, mi dà l'idea, perché comunque l'otto di spade è sicuramente più che altro paure che vengono dall'ego, cioè nel senso sono paure e insicurezze che tutti abbiamo, che vengono appunto superate magari con l'aiuto di un collega o comunque di qualcuno che vi sta vicino e che vi supporta emotivamente, oppure perché proprio siete interessati a un nuovo percorso che volete appunto intraprendere. Questo comporterà appunto il superamento comunque di queste paure, una nuova carica vitale, una nuova energia che investirete in questo nuovo percorso e che appunto viene espressa dal 5 di bastoni e dal paggio di bastoni. Il 5 di bastoni vi consiglia comunque di non disperdere le vostre energie in tante attività, cercate più che altro di focalizzarvi su qualcosa di veramente importante, perché solitamente è una carta che indica un po' comunque una dispersione di energia in tante attività che magari alcune sono anche inutili. Comunque io vedo che è importante il supporto di una comunità che avete accanto col 10 di coppe e l'asso di coppe, che vi permetterà appunto di superare le vostre ansie, le vostre paure, le vostre insicurezze e quindi andare avanti con questo nuovo progetto, cammino a livello lavorativo che inizierete appunto a marzo. Dal punto di vista sentimentale, emotivo, c'è un investimento anche concreto che voi state facendo in una relazione, ehm, come si nota con la carta dell'imperatore del paggio di denari, proprio un investimento per creare una stabilità nella vostra relazione, appunto per alcuni di voi, però c'è un forte sentimento con il collasso di coppe, però vi vedo molto delusi, molto un po' costretti, anche qui, anche nel caso sentimentale, da un punto di vista proprio di insicurezza che vi tarpa un po' le ali, vi autosabotate per un certo verso. Ehm, Nella fine del mese vedo un forte cambiamento nella gestione di una appunto di questa relazione, magari ci possono essere un po' di discussioni con il vostro partner o con colui che frequentate, se siete se siete in una fase diciamo molto iniziale di una frequentazione. Può anche indicare il 5 di bastoni, in questo caso dell'uscita insieme, delle attività insieme. Comunque in generale vedo a livello emotivo come un contrasto tra la volontà di investire nel lungo periodo, di far crescere una certa frequentazione, una certa relazione e invece
i due paggi che mi fanno notare che siete ancora molto agli inizi, siete ancora molto a livello emotivo o comunque concreto in questa relazione, un po' ancora a livello iniziale, cioè non riuscite, cioè tutto questo mese è come il tentativo di voler far crescere questa relazione a un livello più maturo, però appunto come iniziate con il paggio di denari, finite con il paggio di bastoni, ovvero rimanete comunque a un livello ancora molto acerbo dal punto di vista relazionale. Quando invece vedo proprio che c'è un bisogno di stabilità, di concretezza, di creare delle basi solide con la carta dell'imperatore all'interno ehm, della relazione e quindi qui nasce un po' tutto il senso di delusione rappresentato dal 5 di coppe e del 8 di spade, cioè questa, come dire, ehm, eh, differenza, contrasto fra il livello ancora acerbo della relazione e una voglia di creare invece una stabilità di lungo periodo e questo crea delle sofferenze, però siccome vedo che comunque c'è un forte sentimento, io non mi preoccuperei più di tanto, secondo me le carte indicano proprio che c'è bisogno un attimo di godersi il tempo presente, ecco, il momento presente senza stare a fare tanti progetti di lungo termine. Questo mi dà l'idea, perché altrimenti rimanete staccati a questo senso di delusione che non fa bene comunque alla coppia. Questo mi sento di dire come consiglio da parte delle carte. Adesso per tutti vediamo i compiti a casa e abbiamo l'archetipo del bambino eterno, che è una carta molto interessante, considerando che per tutta la stesa, appunto, abbiamo visto che ci sono dei paggi, degli assi, insomma, siamo a un livello molto iniziale, quindi direi che in questo caso, considerando tutto il resto delle carte, questa carta, questo archetipo sta a consigliare di crescere invece un attimo. È come se doveste questo mese cercare di fare il salto da un approccio più Peter Pan a uno un pochino più responsabile e adulto, senza però perdere, anche qui questa è la sfida, senza però perdere quel senso di meraviglia, di entusiasmo che hanno i bambini, appunto, no? Quindi è importante cercare di mantenere entrambe le cose, cioè crescere, essere responsabili senza diventare pesanti, fondamentalmente, e ansiosi per il futuro, per quello che non si ha, eccetera. Però sicuramente c'è una corrispondenza fra questo archetipo del bambino eterno, del Peter Pan, fondamentalmente, con le carte in questa stesa. Quindi è un po' tutto il tema di questo mese per voi che avete scelto l'ametista, quello di rimanere a uno stadio iniziale, cercare di fare il salto di qualità, non riuscirci inizialmente, rimanerne delusi e continuare avanti con allo stadio di prima, quello un po' fanciullesco, con il paggio di bastoni. Io non vedo comunque che questo può comportare dei grossi problemi al momento, però le carte consigliano di appunto cercare di evolversi da questo stadio di bambino eterno di Peter Pan senza però perdere quell'entusiasmo che invece aiuta a vivere bene, insomma, fondamentalmente. Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, a condividere il video con altre persone che possono volerlo vedere e attivare la campanella per non perdere le prossime pubblicazioni. E noi ci vediamo presto. Ciao!
Ed eccoci arrivati alla seconda variante, quella del quarzo di rocca. Vediamo subito le energie generali per questo mese con le carte del karma. E abbiamo la regina delle messi dell'aria. Questa è una carta di autoillusione o di inganno, nel senso che magari abbiamo dei sogni e ci rendiamo conto che non sono totalmente realizzabili come vorremmo, oppure comunque abbiamo la testa tra le nuvole, nel senso che non riusciamo a focalizzarci su degli obiettivi concreti e realizzabili, però appunto siamo un po' così, vaghiamo in sogni e non siamo appunto concreti in questo periodo. A me ricorda molto la carta del 7 di coppe, per esempio nei tarocchi, dove c'è appunto una figura che deve scegliere, vagheggia vari obiettivi, vari sogni senza sapersi decidere. È un po' lo stesso tipo di energia. Quindi è un mese dove l'energia principale è quella appunto del sogno ad occhi aperti, che però appunto ha bisogno di essere concretizzato per realizzarsi, ecco. E questo è un po' il consiglio di questa carta più in generale. Adesso vediamo però i dettagli con i tarocchi. Dunque, il mese inizia con una regina di spade, un paggio di coppe, un 5 di coppe, poi a metà mese abbiamo un 8 di denari, un 3 di coppe, un re di denari e a fine mese abbiamo l'asso di bastoni, il papa e alla fine il 4, 4 di spade. E come energia generale il 9 di coppe. Dunque, la regina di spade è interessante come carta perché a me dà sempre l'idea di un'energia molto visionaria, nel senso che è un'energia di una persona che sa quello che vuole e sa come ottenerlo, è un'energia pianificatrice e con la mano indica appunto il paggio di coppe che è un invito, un'offerta, una nuova anche intuizione, una nuova idea, una nuova possibilità che avete davanti a voi e quindi io all'inizio del mese vedo ehm, molto motivati nel cogliere questo tipo di nuovo percorso che è rappresentato appunto dal paggio di coppe, che appunto può indicare una offerta, una possibilità, ma anche una nuova idea che è proprio in linea con voi perché è comunque legata all'acqua, quindi è una idea, un'offerta che emotivamente vi accende qualcosa dentro di voi. Però subito dopo il paggio abbiamo il 5 di coppe che è una carta un po' appunto di delusione, di sentirsi inadeguati, di non di focalizzare l'attenzione soprattutto su ciò che non si ha rispetto a ciò che si ha come capacità, come risorse, eccetera. Quindi è questo 5 di coppe un po' anche legato alla regia delle messi dell'aria, nel senso che dà proprio l'idea che avete un po' di
autosabotaggio in corso all'inizio del mese, nel senso che voi pianificate con la regina di spade di cogliere un'opportunità davanti a voi, che è appunto rappresentata dal paggio di coppe, però appunto dovete un attimo lottare dentro di voi con delle insicurezze che vi portate dietro da esperienze passate, perché il 5 di coppe non è che viene così dal nulla, è solitamente legato a tra virgolette, fallimenti che avete, di cui avete avuto esperienza nel passato, ovvero comunque a delle paure che sorgono da esperienze, diciamo, non proprio positive nel passato. E quindi dovete un attimo, come dire, mettere da parte questo senso di insicurezza, anche perché proprio l'insegnamento del 5 di coppe è quello di non focalizzarsi su ciò che non avete, ma sulle risorse su cui potete fare leva, perché qui vedete c'è questo signore che guarda in maniera triste al contenuto delle tre coppe rovesciate davanti a sé, no? Senza prestare attenzione alle due che ancora sono in piedi, quindi che rappresentano le risorse che ancora sono in suo possesso. Ecco, questo è un po' l'insegnamento generale di questa carta, ovvero di non focalizzarsi, non fare la vittima e non focalizzarsi su ciò che non si ha, ma anzi fare leva sulle proprie risorse che avete, appunto, e che quindi vi permetterebbero di portare a frutto questa opportunità rappresentata dal paggio di coppe. Secondo me comunque vedo che riuscite a cogliere questa opportunità, perché tutta la parte centrale del mese vi vedo lavorare per appunto farla crescere, darle frutto, vedo anche attività, celebrazioni, insomma i primi frutti arrivano con il 3 di coppe, vi vedo con il re di denari anche molto in controllo della situazione a metà mese. E così andrà avanti per tutto il mese fino a quando avrete un blocco rappresentato dal Papa in questo caso, che blocca un po' questo entusiasmo, questo attività, questo nuovo inizio, che è rappresentato in questo caso dall'asso di bastoni. Perché? Perché subito dopo il Papa abbiamo il 4 di spade che indica un blocco, una specie di pausa temporanea dove appunto questo inizio non evolve ulteriormente, ecco, in generale. Questo Papa che tipo di blocco è? Beh, può essere relativo a una persona in particolare, per carità, però in generale il Papa è legato a tutta una serie di procedimenti di ortodossia, di burocrazia, ehm, ehm, di percorsi istituzionalizzati che evidentemente rallentano il fiorire di questo percorso per voi. Ecco, si crea come un blocco. Probabilmente magari dovrete acquisire delle competenze, dovrete affidarvi a un esperto in una certa materia, o comunque avrete dei rallentamenti dovuti appunto a procedimenti burocratici o simili. Ecco, questo diciamo più in generale. Quindi quello che vedo io per questo mese è che avete una offerta all'inizio del mese, una opportunità di un nuovo percorso che voi vorreste prendere al volo, perché io la regina di spade la vedo sempre una persona molto decisa nelle sue decisioni,
non tentenna come energia, quindi io vedo che volete cogliere questa opportunità nonostante appunto abbiate delle forme di autosabotaggio che comunque vedo che riuscite a mettere da parte, iniziate a lavorare, avete delle prime soddisfazioni all'inizio, a metà mese, però appunto a fine del mese avrete un rallentamento, una pausa, però è temporanea perché il 4 di spade indica una forma, diciamo, di pausa, magari forzata, però temporanea, niente di lungo termine. In generale il 9 di coppe comunque indica appunto che ci sono dei desideri che volete attuare questo mese e in generale un certo senso di soddisfazione, ecco. Insieme alla regina delle messi dell'aria sta a indicare appunto cercate di essere però con i piedi per terra perché avrete la tentazione di sognare in grande quando magari poi vi dovrete eh, confrontare con la realtà dove appunto le due carte finali del mese vi diranno aspettate un attimo, i tempi sono più lunghi di quello che vi aspettate, quindi probabilmente dovrete subire dei rallentamenti alla fine del mese, però non niente di tragico, niente di definitivo, ecco, sono comunque dei rallentamenti, non è un blocco definitivo, è temporaneo, appunto col 4 di spade. Questo in generale, dal punto di vista lavorativo, come ho detto, c'è un'offerta, c'è magari un'offerta di lavoro, magari un nuovo progetto al lavoro che vi interessa molto, lavorate su questo nonostante possibili sensi di insicurezza rappresentati come abbiamo detto dal 5 di coppe, vedo anche un buon rapporto con i colleghi, con i clienti, dipende dal tipo di lavoro, però vedo che c'è un ambiente proficuo attorno a voi. Il re di denari può anche rappresentare proprio una persona esterna, un cliente o un capo con cui vi trovate molto bene, qualcuno comunque di autorità, però appunto questo entusiasmo viene frenato alla fine del mese perché ci sono dei rallentamenti a livello proprio burocratico all'interno delle istituzioni. Ci può essere un dipartimento della vostra impresa che dà l'alt, che deve visionare delle cose, che vede che dei parametri non sono rispettati, oppure può esserci proprio a livello pubblico dei controlli burocratici o comunque il bisogno di documenti a livello burocratico, eccetera, quindi dovrete mettervi in pausa per quanto riguarda questo progetto. Sicuramente dovrete fare affidamento anche a una persona esperta nel ramo perché il Papa solitamente a livello diciamo lavorativo così lo vedo molto anche come l'insegnante, col consulente, insomma un esperto che potrebbe aiutarvi in un certo a risolvere questo appunto inghippo pratico che vi mette in pausa alla fine del mese, quindi può essere consigliabile appunto chiedere informazioni precise a chi di competenza. In generale, comunque, appunto, il 9 di coppe lo vedo come un mese di soddisfazioni, anche se appunto abbiamo detto rimanere coi piedi per terra, appunto perché evidentemente c'è il rischio appunto di questa pausa temporanea alla fine del mese. Per quanto riguarda le questioni sentimentali, ci sono delle uscite o con il vostro partner o appunto con i vostri amici per chi è single vedo che vi trovate mm, ad avere un invito all'inizio del mese col paggio
di coppe, vedo delle uscite insieme che continuano durante il mese con una persona che è rappresentata dal re di pentacoli, quindi una persona seria, adulta sentimentalmente, nel senso non è una persona, cioè una persona su cui poter fare affidamento e vedo anche molta passione con l'asso di bastoni, però appunto c'è una specie di pausa alla fine del mese col 4 di spade. È come se il Papa mettesse un po' lo stop, quindi nel senso che probabilmente ci possono essere una pausa forzata, magari anche per questioni di lavoro oppure proprio un allontanamento fisico, magari uno dei due deve viaggiare, quindi non ci si può vedere. Non vedo niente di particolarmente complicato, però appunto è come se a un certo punto queste frequentazioni non continuassero almeno per la fine del mese. Però io vedo che c'è molta passione con l'asso di bastoni, quindi ehm, ci possono essere, per esempio, a me dà l'idea, ma questi sono casi specifici dove magari uno dei due appunto ha dei vincoli con un precedente matrimonio, sì, ecco, che comunque devono essere chiariti e quindi questo può mettere in pausa, diciamo, la frequentazione per i single. Per quanto riguarda la coppia, vedo appunto che ci sono dei progetti, c'è una bella attività a metà mese, c'è una bella armonia all'interno della coppia, anche qui vedo molta passione. Può esserci proprio anche l'idea di stabilizzare questa coppia ulteriormente con il Papa, che però appunto può portare a un freno, nel senso che il 4 di spade dà proprio l'idea che invece questo progetto di stabilizzazione, di, come dire, di mh, trasformazione in senso più ufficiale più ufficiale, più a lungo termine, più stabile della coppia, debba essere messo in pausa per il momento. Però appunto, diciamo, se è una coppia di lungo periodo, di lungo termine, cioè che vi conoscete da tanto tempo, che comunque è stabile di per sé, è come se voi vorreste magari sposarvi o comunque fare dei progetti in comune, avere dei progetti molto sostanziali in comune, questi debbano essere messi temporaneamente in pausa. Da qui il senso un po' di frustrazione dato dalla regina delle messi dell'aria. Ehm, Però insomma anche qui sono son tutti, come dire, sia per chi è single sia che per chi è in coppia, sono comunque delle pause temporanee, comunque un bisogno di mettere in pausa la situazione, ma niente di definitivo, niente di lungo termine, appunto. Vedo comunque c'è una bellissima armonia, sia che siate singole e stiate iniziando quindi una frequentazione, sia che siate una coppia consolidata, una bella armonia, una bella passione, in generale un po' per tutti a livello sentimentale. Il Papa mi dà proprio l'idea che c'è comunque un bisogno di ufficializzare, sia che sia una frequentazione temporanea, sia che sia una frequentazione
cioè temporanea, che sia una frequentazione, diciamo, appena iniziata, sia che sia invece una relazione di lungo periodo, dà l'idea che c'è questa volontà di ufficializzare e questo però non si riesce a ottenerlo almeno per marzo, magari dopo, però per il momento per marzo non lo vedo appunto e quindi rimane un po' frustrante questa cosa. Vediamo adesso per tutti cosa sono i compiti a casa con gli archetipi e abbiamo l'archetipo dell'angelo, che è una bella carta, una carta di incoraggiamento, di tranquillità, vuol dire che dovete semplicemente un po' affidarvi a- a quello che vi arriva senza creare frustrazioni ulteriori. Credere un po' nel disegno, diciamo, divino, perché comunque è una carta di presenze che vi aiutano, comunque anche diciamo come proprio compiti da parte vostra è quello di pensare un po' agli altri, di aiutare anche gli altri, il vostro team di lavoro, se parliamo di lavoro, di partner, se parliamo di relazioni, però io direi che in generale è una carta che consiglia non ha- di affidarvi un attimo, ecco, al flusso delle cose, di se c'è una pausa aspettare, se le cose vanno seguirne la corrente senza sentirvi, diciamo, frustrati più di tanto perché poi tutto viene a sbloccarsi, appunto, è un po' una carta di protezione fondamentalmente. Bene, spero che questo video vi sia stato utile, se vi è piaciuto vi invito a mettere il like, a condividerlo con altri che possono essere interessati a vederlo, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e attivare la campanella per non perdere ulteriori pubblicazioni. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci all'ultima variante, quella della fluorite verde. Vediamo subito le energie generali di questo mese di marzo con le carte del karma. E abbiamo il serpente folle del fuoco. Beh, questa è una carta un po' di... rappresenta un po' come la torre nei tarocchi, ovvero un forte sconvolgimento, un cambiamento repentino, anche un po' inatteso che arriva questo mese, che può coinvolgere la sfera appunto più creativa, più relativa alle nostre passioni fondamentalmente, siccome è legata all'energia del fuoco. Quindi può essere un cambiamento che mettiamo in atto noi perché abbiamo una nuova passione, una nuova idea, un- una nuova ispirazione, mettiamola così. Vediamo adesso i dettagli con i tarocchi e vediamo che il mese inizia esattamente con un bellissimo cavaliere di bastoni, sempre legato all'energia del fuoco, seguito dal matto e dall'asso di pentacoli. Poi a metà mese abbiamo il re di coppe, il 2 di denari e poi il 9 di spade. E il mese finisce con l'imperatrice, l'imperatore e la luna. Quindi ben tre arcani maggiori alla fine del mese. Poi l'ultima carta che fa un po' da chiusura è il 6 di coppe. Beh, sicuramente il mese inizia con un forte inizio, un forte cambiamento, perché abbiamo la carta del matto con la carta del cavaliere di bastoni, addirittura la carta dell'asso di denari, quindi
un nuovo inizio anche molto concreto con l'asso di denari, perché appunto c'è questa specie di simbolo del pentacolo, no? Che indica proprio qualcosa di concreto che arriva alla nostra vita, cioè iniziate a proprio un cammino nuovo con una forte passione, anche in maniera celere, una voglia di iniziare con il Cavaliere di Bastoni, perché il Cavaliere di Bastoni è un'energia proprio attiva, carica di entusiasmo, di voglia di mettere in pratica questo nuovo cammino. Quindi sicuramente è un bellissimo inizio di mese dove volete appunto riniziare da capo con un nuovo percorso proprio. E probabilmente è dovuto per alcuni di voi proprio a anche un'opportunità concreta con l'asso di denari che vi permette appunto questo nuovo cammino, questo nuovo inizio. Quindi siete pieni di energia, di entusiasmo e sicuramente io questo serpente folle del fuoco lo lego molto a questo inizio di mese perché è pieno di energia. A metà mese vedo che vi trovate un attimo invece, come dire, questa energia non sapete gestirla perché vi vedo fare un po' dei salti di equilibrio, insomma dei giochi di equilibrio per mettere tutto insieme, come se aveste appunto più attività a cui tener in equilibrio, no? Con il 2 di denari e questo vi crea delle preoccupazioni, ecco, voi siete comunque rappresentati dal re di coppe che è per antonomasia una persona che comunque riesce a gestire la propria emotività, nel senso rimanete nonostante le difficoltà e possibili ansie appunto per la mancanza di equilibrio nella vostra vita dovuto a queste nuove attività, questo nuovo cammino che avete intrapreso all'inizio del mese, riuscite ad avere la calma necessaria per affrontare questo mare un po' turbolento, ecco, nel senso che vedete il, il- il re di coppe è rappresentato come su una zattera, no? Che riesce ad attraversare un mare abbastanza turbolento perché ci sono molte onde, no? E questa carta. Quindi, nonostante il 9 di spade indica una certa ansia e preoccupazione, però in realtà vi vedo molto in controllo della situazione, soprattutto a livello emotivo. Quindi io non mi preoccuperei molto per voi, ecco. Nonostante appunto farete un po' i salti mortali per tenere tutto in piedi, perché evidentemente vi siete accollati molti doveri, molte responsabilità in questo periodo e vedete che il 2 di denari indica proprio magari anche, come dire, delle responsabilità a livello finanziario che questo nuovo cammino comporta, quindi per tenere tutto insieme potete appunto avere un po' di ansia, però io vi vedo definitiva molto in controllo. A livello emotivo in generale vi vedo molto equilibrati perché c'è anche il 6 di coppe che è una carta di equilibrio a livello proprio emotivo che vi permette di attraversare questo periodo un po' turbolento e che è rappresentato appunto da questo nuovo inizio, da questo cambiamento introdotto dalla carta, dall'energia del serpente del fuoco. A fine mese vi vedo appunto cercare un equilibrio fra questa spinta nuova creativa, nuove attività, nuovi inizi che appunto state affrontando, che cercate di far crescere con la carta dell'imperatrice e cercare la costruzione di una stabilità anche fisica, anche materiale, no? Cioè
come dire, non farvi trascinare dall'esplosione, dalla crescita di questo nuovo cammino. Per gestirlo è come se aveste la necessità comunque di creare un equilibrio attorno a voi con la carta dell'imperatore, perché questi due, quando parliamo in generale, diciamo, sono due forze non opposte, ma sicuramente complementari, nel senso, da una parte l'imperatrice, che è una carta di crescita, di impulso, di esplosione di energia, no? Un po' come un fiore che sboccia, come la primavera, e dall'altro l'imperatore che cerca invece di tenere a freno questa crescita per creare comunque una stabilità attorno. E avete queste due esigenze da equilibrare appunto alla fine del mese, e questo vi porterà un attimo appunto di nuovo a come dire, un po' di confusione mentale, un po' di ansia, ecco, che è rappresentata appunto dalla carta della luna, che fa sorgere un po' anche di insicurezze dentro di voi. Però io sinceramente in generale vi vedo molto in controllo, anche se appunto insicurezze possono essere, ce ne possono essere in questo mese di marzo, però non vedo sinceramente che prendono il sopravvento su di voi, vedo che riuscite comunque a gestirle. Quindi a livello generale, riassumendo, c'è sicuramente un nuovo percorso, anche veramente nuovo nella vostra vita, che inizia a marzo, che comunque vi porta a entusiasmo, che vi porta comunque a dover agire immediatamente in maniera anche veloce con il cavaliere di bastoni. Questo porterà comunque a gestire questo nuovo cambiamento anche a livello pratico. Comporterà delle difficoltà che possono preoccuparvi durante tutto il mese, e cercherete appunto di creare, di mantenere una stabilità nel mare, diciamo, non in tempesta, ma è come se ci fosse appunto tante cose nuove da gestire insieme a quelle che già sono presenti nella vostra vita. Questo ovviamente vi porta un po' di caos che va necessariamente messo sotto controllo con la carta di imperatore. Ecco, le carte comunque vi consigliano di, ecco, di mettere le basi per una crescita controllata, ecco, mettiamola così, crescita da imperatrice controllata con l'imperatore, ecco, non farvi prendere la mano da questo nuovo inizio nella vostra vita, ma cercare di tenerlo comunque sotto controllo, senza farvi prendere dalle paure, ecco, con la carta della luna, ma anzi lasciarvi ispirare dalla vostra intuizione, dalla vostra creatività, e sicuramente questo vi porterà a trovare la stabilità cercata. Questo in linea generale. Dal punto di vista lavorativo, io qui vedo grossi cambiamenti. Ci può essere un nuovo lavoro, una nuova offerta di un nuovo progetto, da un nuovo cliente, se siete freelancer, e comunque la necessità di iniziare in maniera anche un po' tumultuosa all'inizio del mese porterà degli scompensi a metà mese, no? Come ho detto, ci saranno varie cose da gestire, varie attività da tenere in piedi. Ci possono essere delle preoccupazioni a livello finanziario, se non organizzativo, però appunto io vi vedo in controllo della situazione. Sicuramente dovrete cercare di mantenere a livello emotivo una certa calma, in zen interiore, perché c'è la possibilità appunto che ci sia un problema di gestione di questo nuovo progetto, di questo nuovo lavoro. Sicuramente la carta dell'imperatrice e dell'imperatore indicano che da una parte c'è una grossa prospettiva di crescita in questo nuovo cammino, c'è la prospettiva di creare delle solidi basi a livello lavorativo, però c'è anche la possibilità di far sorgere delle ansie, insomma, c'è come
ci sono degli aspetti da chiarire, da portare alla luce, perché altrimenti vi creano ansie, vi creano delle insicurezze. E questo è insomma il consiglio fondamentalmente della carta della luna, cioè portare alla luce aspetti poco chiari, poco confusi, in modo da poterli gestire in maniera molto più tranquilla. Comunque cercate appunto di avere una posa un pochino più tranquilla, perché fondamentalmente è un periodo un po' caotico col il serpente folle del fuoco, e quindi è necessario da parte vostra fare un sforzo in più per mantenere una calma interiore, in modo da poter navigare queste acque un po' agitate. Ecco, dal punto di vista mm, sentimentale vedo un nuovo inizio, cioè proprio la possibilità di una nuova conoscenza, anche in maniera veloce, che può avere le basi per qualcosa di concreto. È una persona, in questo caso direi rappresentata proprio dal re di coppe, quindi una persona matura, che è gentile, sensibile, che ha potenzialmente la possibilità di mettersi, di essere, come dire, di avere cura, di voi. Quindi sicuramente se siete single c'è questa possibilità di un inizio di relazione con una persona di questo tipo. Vedo però che continuate a essere molto un po' preoccupati, un po' ansiosi per questo tipo di frequentazione, di conoscenza, come se sorgesse dentro di voi tutta una serie di ansie che derivano un po' da esperienze passate, da pensieri, da insicurezze che sorgono un po' dall'inconscio con la carta della luna. Però io vi vedo molto in linea, questa specie di coppia, no? Reale, imperiale, anzi, imperatrice e imperatore, indicano comunque che c'è una grande compatibilità fra voi due, nel senso che è un incontro che ha, se siete appunto agli inizi, una grande potenzialità di creare un equilibrio all'interno della coppia con queste due figure imperiali. Appunto, quindi io vedo la frequentazione continuare, però appunto dovete tenere a bada questo tipo di insicurezze che vedo che sorgeranno durante il mese di marzo. Se siete già in coppia c'è come un nuovo slancio, ci sarà probabilmente un progetto che avete in comune, che verrà portato avanti all'inizio del mese, e vedo una forte compatibilità, cioè una forte armonia fra voi e il vostro partner, appunto con la carta imperatrice dell'imperatore, anche come coppia di lungo periodo, insomma stabile. Vi vedo comunque che c'è un progetto in comune, magari volete comprare una casa, magari volete proprio trasferirvi insieme in una nuova città. Questo può comportare delle ansie, può comportare delle preoccupazioni anche a livello finanziario, però io vi vedo, come dire, farvi forza l'un l'altro, ecco, nel senso che queste due carte, l'imperatore e l'imperatrice insieme, vedo che riuscite a lavorare insieme in sincronia per affrontare qualsiasi possibile ansia e anche preoccupazione a livello materiale che uno può affrontare come coppia, appunto se ci sono dei cambiamenti importanti, come mi sembra che arrivino, appunto considerando che c'è proprio il cavaliere di bastoni con l'asso di denari, senza considerare poi il serpente folle del fuoco. Comunque vedo proprio che ci sono dei cambiamenti importanti, che mi daria proprio come un investimento comune nella coppia, ecco, quindi una nuova casa, un trasferimento, un avvio di qualcosa di nuovo, molto concreto comunque, ecco, all'interno della coppia. Anche qui il consiglio comunque è di rimanere molto tranquilli, di farvi
di continuare a far crescere questa sincronia fra voi due, perché insieme affrontate qualsiasi cambiamento in maniera molto concreta, molto solida. Vediamo adesso i compiti per le vacanze e abbiamo il monk nun, cioè il monaco e la suora. Cosa vuol dire? Un po' a me richiama molto la carta dell'eremita nei tarocchi, ovvero è un archetipo di isolamento e di concentrazione. È come se questa carta vi suggerisse di concentrarvi su compiti che avete davanti a voi senza tante distrazioni. Quindi avete un nuovo cammino, sia che sia a livello lavorativo, sia che sia a livello sentimentale. Concentratevi su questo perché prenderà molte delle vostre energie in questo mese, quindi non vi distraete, ehm, non cioè concentratevi veramente su questo passaggio che avete questo mese, perché appunto necessiterà proprio molto focus e molta concentrazione. Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, a condividere il video con altre persone che possono essere interessate a vederlo e a attivare la campanella per non perdere le prossime pubblicazioni. E noi ci vediamo presto. Ciao!